Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Vi dico subito che i video come questi sono quelli che a me piacciono di più. Come sapete sono sempre super attento a tutte le novità che gravitano nel settore RC e soprattutto su quelle che riguardano l'aspetto tecnologico. In passato ragazzi vi ho portato numerosi contenuti, numerosi video su prodotti veramente innovativi per l'epoca. Mi vengono in mente molti esempi a questo proposito, ma se fate un giro sul mio canale, soprattutto nei video più vecchi, vedrete di che cosa sto parlando. Ma oggi ragazzi, di cosa parliamo? Oggi parliamo di un prodotto iper tecnologico che a mio modo di vedere, se ben utilizzato, può davvero dare un valore aggiunto nell'analisi dei nostri test. Sì, dico test perché questo ragazzi è un prodotto che in gara è assolutamente bandito. Sembra impossibile, ma tutto è contenuto in questa piccola scatolina. Vedete la R? Per cosa sta questa R? La R rossa sta per Race Box. E ragazzi sono orgoglioso di presentare questo prodotto perché l'azienda Racebox è un'azienda che opera prevalentemente nel settore 1 a 1, quindi prodotti per coloro che vogliono andare in pista, che vogliono fare i turni, che vogliono misurare le capacità del proprio veicolo in scala 1 a 1. Dico veicolo ragazzi perché funziona per tutto, funziona per auto, funziona per moto, funziona per qualunque mezzo di trasporto. E questo prodotto, nello specifico, è stato pensato e realizzato per il settore RC. Andiamo ad unboxarlo insieme e vi spiego tutte le caratteristiche. Il prodotto è contenuto in una piccolissima scatola di cartone con la grande R rossa impressa nel coperchio. Aprendolo troviamo immediatamente il dispositivo corredato da una bag in tessuto per riporlo nel momento in cui non andiamo ad utilizzarlo e una batteria. Questa batteria ci servirà per memorizzare i dati all'interno del dispositivo. Ma ragazzi, che tipo di dati? Pensate che all'interno di questo piccolo tool abbiamo un'antenna GPS che prende satelliti GLONASS, Galileo, Beidou, SBAS, QZSS. Abbiamo un accelerometro e un giroscopio. Abbiamo inoltre una memoria interna che può consentirci di archiviare dati per una durata di 2 ore. Ed è dotato addirittura di Bluetooth per connettersi con che cosa ragazzi? Con la app, perché questo tool può essere configurato e utilizzato sia in modalità standalone che in modalità Bluetooth, quindi con un'app nel vostro cellulare. Ovviamente la app è disponibile sia per iOS che per Android, quindi indipendentemente dal tipo di dispositivo che state utilizzando, potete chiaramente trovare la app nel Play Store o nell'App Store. Che cosa fa questo dispositivo? Allora, questo dispositivo, avendo il GPS e avendo tutti i sensori, quindi accelerometro e giroscopio, riesce a capire perfettamente la posizione della vostra auto, del vostro aereo, del vostro drone, di qualunque mezzo RC nello spazio. Non solo, riesce a capire anche se la vettura si sta muovendo, quindi sta accelerando, con quanta spinta sta accelerando e se sta ruotando e con quanta spinta e quanto violentemente sta ruotando. Ovviamente ragazzi, essendo dotato di GPS ha anche la velocità esatta dell'automodello. Riesce quindi ad accumulare una serie infinita di dati che possano aiutarci per analizzare le nostre prestazioni e capire con certezza dove e come possiamo migliorare. Adesso ragazzi non resta che installare il Racebox Micro all'interno della nostra auto. Allora, la cosa da tenere in considerazione è che come vedete qua ci sono delle frecce con scritto forward, che vuol dire anteriore, quindi praticamente il dispositivo deve essere ancorato in questa posizione.
Per questo test abbiamo scelto la macchina eco, quindi elettrica, perché a breve ci sarà il campionato nazionale, quindi dovremo un attimo riprovarla, noi che non usiamo spesso appunto questa piattaforma. Ecco qua la nostra E8 RS. Allora, qua dobbiamo fare i conti un po' con lo spazio, ma credo che o questa posizione o questa posizione possano essere buone. Abbiamo detto che il verso dovrà essere questo, quindi potremmo installare con un biadesivo il nostro Racebox, ma attenzione perché dovremo fare qualcosa che si possa togliere e mettere facilmente, perché ricordo che questo dispositivo in gara è vietato, quindi dovremo utilizzarlo soltanto per i nostri test, i nostri allenamenti. Ci verrà però molto in aiuto se le promesse di ciò che fa verranno mantenute. Quindi io direi di, addirittura mi sta venendo in mente un'altra cosa, con la scatolina FT Tech si è liberato appunto tutto questo posto e potremmo benissimo utilizzare questa, che è la scatolina originale, che come vedete andrebbe in questa posizione. Quindi se solo riuscissimo a inserirlo, non ci sta. Però, come larghezza ci starebbe, quindi potremmo tagliare le alette e inserirlo all'interno, oppure togliere il case di protezione e affogarlo qua dentro con qualcosa che ne prevenga gli urti. Qua sopra, ragazzi, c'è un tasto, come vedete, che serve per far partire le varie sessioni, quindi dovremo poi prevedere nel coperchio un forellino per premere appunto questo tasto. Vediamo che cosa riusciamo a fare. Ecco qua il nostro Racebox, vediamo. In questo caso trova perfettamente posto all'interno della scatolina, quindi non ci resta che mettere qualcosa per fargli evitare appunto la maggior parte degli urti, sfruttando appunto l'angolo della scatolina. Fantastico, fantastico, penso che questa sia la configurazione migliore. Useremo il gel della Kyosho, ragazzi. Ho fatto un video su questo prodotto e vi invito a guardarlo perché il mio regolatore è sempre fissato con questo gel. Ne tagliamo quindi un pezzo a misura, lo attacchiamo così, sembra perfetto. Gli togliamo qua l'eccedenza e ci siamo, ragazzi. Andiamo a inserirlo. Ok, sembra perfetto. In questa parte ci sarebbe stata tutta l'installazione del Racebox all'interno della scatolina, come ho praticato il foro, come ho imbottito tutto con la gomma piuma. Però ragazzi, avendo io già fatto i test in pista, vi dico che questo sistema è sbagliato, perché l'antenna GPS deve preferibilmente vedere il cielo e in questo caso, mettendoci il coperchio, avremo una ricezione del segnale GPS molto bassa. Quindi abbiamo poi sostituito il coperchio in plastica con un pezzetto di Lexan sagomato, ma vi comunico che il prossimo test lo farò con la Racebox sopra il trapezio anteriore, quindi sarà tutto posizionato in modo diverso, in modo che sia in corrispondenza del finestrino anteriore della mia scocca. Altra nota, ragazzi, il nastro per le scocche FT Tech compromette anch'esso il segnale. Abbiamo fatto delle prove comparative con Lorenzo, lui sul lato del Racebox non lo aveva messo e il suo aveva una ricezione nettamente maggiore. Una fascettina e addirittura questo cavo lo lasceremo sempre sulla macchina, così in caso di installazione di Racebox potremo semplicemente mettere due viti, la spinetta e saremo pronti a farlo funzionare. Ma andiamo a vedere il software nel
dettaglio. Una volta scaricato il software apparirà questa schermata. Cercheremo quindi di connettere il nostro dispositivo premendo su Racebox Micro. Lui lo troverà dopo chiaramente averlo alimentato e dovremmo aggiungere un veicolo. Quindi ovviamente la tipologia del veicolo è RC, il modello nel mio caso è HB Racing, è chiaramente una D8, l'anno è 2024, ma ovviamente non serve. Il tipo di alimentazione è nitro. Tutti gli altri dati sono praticamente inutilizzabili. A questo punto, ragazzi, il dispositivo è connesso. Quindi praticamente possiamo andare nelle impostazioni e vedere la calibratura del giroscopio e dell'accelerometro, che quindi ci daranno delle informazioni via via che muoviamo il dispositivo. Infatti, come vedete, sto muovendo il Racebox e lui chiaramente analizza i vari dati, e chiaramente possiamo anche calibrare i nostri sensori. Chiaramente, ragazzi, per farlo funzionare al 100% abbiamo bisogno di vedere il cielo, quindi dovremo attendere, esattamente come quando guidiamo un qualunque tipo di drone, i satelliti. Qui, ragazzi, abbiamo tutta un'altra serie di impostazioni e di parametri di configurazione, come ad esempio la previsione dell'obiettivo. Ma fermiamoci un attimo, ragazzi, che cosa può realmente fare questo dispositivo e come può venirci in aiuto quando siamo in pista? Allora, ragazzi, si possono fare diverse tipologie di test. Uno è il drag test. Cosa vuol dire? Vuol dire impostare una distanza, ad esempio nelle auto 1-1 va di moda il quarto di miglio, quindi quasi 400 metri. Ovviamente per il settore RC non è possibile fare un drag test di questo tipo, quindi ad esempio uno può impostare, non lo so, 30 metri e effettuare una partenza da fermo e prendere il tempo di percorrenza e la velocità di uscita in questi 30 metri. Ovviamente i parametri sono tutti completamente configurabili e adattabili al settore RC. Di default ci sono dei drag test che riguardano le auto e i veicoli in scala 1-1, ma impostandolo a nostro piacimento possiamo trasformare questo tool per adattarlo alle nostre esigenze. Quindi facendo 1, 2, 3, 10 lanci nei 30 metri, nell'ipotesi che abbiamo impostato noi, possiamo avere la certezza matematica delle performance dei vari componenti. Quindi, ragazzi, abbiamo questa funzione drag race e poi abbiamo la funzione in pista. Esiste un database interno dove chiaramente sono contenute tutte le piste, ma quali? Quelle di scala 1-1. Mentre per quanto riguarda l'RC le piste non sono tracciate. Però, ragazzi, abbiamo una funzione che ci permette di fare questa operazione da soli. Quindi, dopo aver tracciato la pista e inserito addirittura gli intertempi, noi possiamo avere i tempi sul giro, i vari tempi dei settori del tracciato, ne possiamo inserire fino a 4, e avere dati da analizzare che riguardano velocità, accelerazione laterale e tantissimi altri parametri che possiamo vedere secondo per secondo. Quindi vedere in ogni punto della pista cosa stava facendo la nostra auto. Con questo prodotto si aprono scenari davvero impensabili, perché abbiamo la possibilità di analizzare tantissime cose. Io sono stato in difficoltà addirittura a capire quante cose si potessero fare con uno strumento di questo tipo. La prima che mi è venuta in mente nel drag race è avere la certezza matematica delle performance di un determinato componente. Vi faccio subito un esempio. Il più facile potrebbero essere le gomme. Quante volte, ragazzi, abbiamo agito empiricamente per la scelta delle gomme, basandoci soltanto sul tempo sul giro, che chiaramente rimane il parametro fondamentale, perché l'obiettivo di ogni pilota è quello di andare forte e quindi di girare più forte degli altri. Però, ragazzi, quante volte per scegliere una gomma abbiamo dovuto fare 5 minuti, 5 minuti, 5 minuti con 3 tipologie di gomme o con 3 tipologie di mescole? In questo caso, ragazzi, basterà lanciare 3 volte la funzione drag da 30 metri, mettersi all'inizio di un rettilineo e accelerare a fondo con tutte e 3, 4, 5, con tutte le tipologie di gomme che volete,
e capire con dati certi quant'è la velocità d'uscita con ciascuna tipologia di gomma e quanto tempo ci mettiamo a fare questi 30 metri. Quindi avremo la certezza matematica di quale sia la gomma o la mescola che traziona di più. Questo ovviamente, oltre che alle gomme, può essere riportato a qualunque tipo di regolazione sulla macchina, un alettone, dei differenziali, qualunque parametro di setup ci darà una risposta nei 30 metri. Ma la parte più bella, secondo me, è quella dell'analisi in pista, perché ragazzi, una volta installato e una volta tracciata la pista, possiamo avere tanti di quei dati da analizzare, compreso ideal time, quindi il miglior tempo sul giro, analizzando tutti i nostri migliori settori con i quali abbiamo diviso la pista, e con questi dati possiamo andare a fare analisi infinite, ragazzi. Io ho provato a fare qualche test in pista e vi assicuro che per andare a fondo con la mole di dati che abbiamo, non essendo noi piloti, diciamo, nel mondo RC abituati a lavorare con sistemi di telemetria, con sistemi di analisi dati e quant'altro, vi assicuro che è veramente, veramente complicato, ma con un po' di studio e con un po' di attenzione e soprattutto creando una community e parlando tutti insieme dei dati che possono essere analizzati e utilizzandolo per tanto tempo si hanno informazioni, ragazzi, che sono impareggiabili. Quindi io sono andato in pista, l'ho provato e Lorenzo, che è appunto il mio meccanico ma è anche un pilota di auto elettriche, ha voluto subito acquistarne uno e provarlo anche lui, e ragazzi vi faccio vedere che cosa è successo. Fermi, 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 il video sta davvero diventando troppo lungo, le cose da dire d'altronde sono tantissime, il prodotto è veramente innovativo e voglio farvelo vedere in ogni sua sfaccettatura. Quindi ragazzi, ho deciso di dividere il video in due parti, vedrete nel prossimo video i test in pista e le nostre conclusioni e come abbiamo utilizzato il Race Box. Mi raccomando, mettete tantissimi like, mi raccomando, iscrivetevi al canale e mi raccomando, commentate se avete domande, se l'avete già provato, se conoscete l'azienda, se conoscete il prodotto, fate tantissimi commenti. Intanto godetevi una piccola anticipazione del video dei test.